cioè lo scrivo così, Sì. con, ok, Sì. e ora come ci parli? Enzo. Sì, se no Enzo Francesco Tedesca, poi divengo Poi scostumato. sforiamo i 30 minuti. Queste Allora, cazzate le metti. no, a volte sì, però oggi mi trovo in una reale situazione di intervista, cioè sembra una consona intervista con Enzo. E noi ci conosciamo da un sacco di anni Sì. e non ci siamo più visti da un sacco di anni. Perché tu hai iniziato a fare fotografie? C'è stato un motivo nella tua vita, qualcosa che ha fatto esplodere questa... Allora, un vero motivo reale non te lo saprei dire, però questa malattia si è impossessata di me prima che io me ne accorgessi e prima che incominciassi a fare fotografia o video, perché sono anche un filmmaker. E prima che nascesse tutto questo mondo del digitale, insomma, da piccolino mi ricordo che le prime esperienze di fotografia erano in camera oscura con mio cognato che mi faceva vedere come si sviluppavano e stampavano le foto nella camera oscura. Forse lì ho questo ricordo, insomma, che potrebbe essere quella che ha lanciato in me questo seme. L'innesco. Dopodiché, in realtà non sono mai stato troppo interessato a questo mondo fino a che, dopo un paio d'anni di studi di ingegneria, ho scoperto che la mia vocazione era per l'arte e quindi lo studio del cinema, lo studio della fotografia, per cui ho frequentato poi di conseguenza una scuola di cinema all'Aquila e dopo gli studi ho approfondito e sono andato avanti con gli studi nella scuola romana di fotografia a Roma mentre lavoravo e niente, quindi poi mi sono lanciato Passo. sì, un po' alla volta con molte incertezze perché poi comunque si veniva dal mondo della fotografia analogica, quindi a pellicola. E per diverso tempo ho lavorato con la fotografia a pellicola e poi è arrivato il digitale L'hai abbracciato. e per forza, necessariamente. Anche, No, perché insomma adesso lavorare in pellicola so che qualcuno lo fa, però insomma scomodo. sì, perché è scomodo, molto oneroso, lungo, tempi molto lunghi, adesso il lavoro richiede una grande velocità e quindi bisogna essere pronti, scattare molto, insomma, la post-produzione. E per i progetti artistici invece ti affidi sempre al digitale o a volte fai qualcosa anche a pellicola? Un paio d'anni fa ho ripreso la mia vecchia Zenza Bronica 6x6, ho fatto degli scatti in pellicola, insomma, poi ovviamente li ho scansionati in digitale, li ho post prodotti in digitale e insomma, qualche foto in realtà fatta a un gruppo di famiglia, sì. Anche se non scattavo in pellicola da molto. Com'è stato? Cioè, com'è la pellicola per te? Cioè, senti, tutti quanti dicono che è magica, cioè per te lo è o è semplicemente un mezzo Stavo diverso? per dire proprio questo, la pellicola, vabbè, è un altro mondo, decisamente più magico, più misterioso, il fatto che tu abbia dei limiti ben precisi dentro cui stare, ti spinge magari nella creatività a cercare una soluzione visiva, tecnica, per raccontare qualcosa, mentre col digitale hai molte possibilità e quindi magari ti permetti anche delle leggerezze, invece in pellicola devi essere rigoroso nella scelta sia del numero di scatti che dell'inquadratura. Il tipo di pellicola ti condiziona, già solo il fatto che non puoi cambiare gli ISO, che una volta erano ASA, quindi sei costretto a lavorare con dei tempi, con dei diaframmi, quindi... Ci devi mettere mano un po'. sì, proprio... cioè devi sapere quello che stai a fare. Cioè, se nasce in digitale la pellicola ti è molto complicata. Invece ti volevo chiedere se secondo te la fotografia ha ancora un bel respiro proprio nel mondo o in Abruzzo. Anzi, parliamo dell'Abruzzo, non fa niente il mondo. Cioè, che secondo te com'è la situazione? Cioè, siamo messi bene, male, c'è una ripresa, c'è un calo, cioè...
Allora, artisticamente, sempre dicono, professionalmente non è un altro, non lo so, è complesso, però artisticamente secondo te allora, artisticamente non ti saprei dare una risposta precisa. Mm, il problema è che cosa significa lavorare artisticamente in fotografia, soprattutto in fotografia digitale? Questa, Mhm. secondo me, è la vera domanda. E Ora il darti una fatto, risposta. la risposta che mi do è che c'è un problema di comprensione e capacità di lettura dell'immagine fotografica. E siamo abituati a vederne adesso tantissime e lo scrolling sul telefono ci dà 1 miliardo di input, quindi non siamo sempre capaci di avere una lettura critica nella faccenda. Sì. Lo so che è improbabile, è impossibile fare un passo indietro su questo tipo di cose, Mhm. e quindi bisogna andare avanti e bisogna un attimino adattarsi a quello che i social ci propongono. La fruizione già della fotografia è diventata soprattutto sullo schermo piuttosto che stampata in delle belle mostre Mhm. e è diventato molto commerciale tutta la faccenda, quindi di artistico sì, ci può essere, ma rimane chiuso in delle piccole bolle, Mm. in delle piccole nicchie. Dici che non si riaprono queste bolle, cioè non c'è spazio realmente per tornarci. La vedo un po' complicata la questione, nel senso che ora, come nel campo della pittura, è tutto affidato piuttosto ai mercanti d'arte, Mhm. quindi ai grandi, che ne so, come si chiamano, come si dicono, quelli che vendono. No, i I mecenati. lucenati. No, no, Chi vuoi dire? Chi vuoi dire? ehm, I curatori. ai curatori, certo, sì, i curatori d'arte che decidono che cosa è Chi va mercanteggiabile e e chi... cosa no, Mm. capito? Chi va e chi non va. Poi rimango del fatto che alla fine la cosa bella della mostra è quando tu vedi che magari lo spettatore è sollecitato Mm. o l'immagine fotografica suscita dei sentimenti, suscita delle proiezioni, degli specchi, no? Poi a Mm. prescindere dal fatto che il fotografo volesse veicolare un messaggio o meno, però se già suscita qualcosa e lo spettatore riesce a rispecchiarsi oppure riesce a proiettare qualcosa di suo sull'immagine, già lì funziona. Tu hai detto che hai scoperto questa vocazione per l'arte. Sì. Eh, ad oggi, che sono passati degli anni, com'è? È uguale a prima? Cioè, Mm. come ti senti? Cioè, sei innamorato dell'arte? Non so, mi è venuta questa domanda. Sì, sono innamorato dell'arte, sì, Di soprattutto più, di dell'arte meno, è visiva. cambiato, è maturato, ora dicevi che poi l'amore No, è cambia. maturato sicuramente, lo sguardo è diverso rispetto a prima, magari prima c'era una foga un po' più, adesso c'è un po' più di calma, un po' più Sì, di tranquillità, quindi magari è anche cambiata il tipo di visione sulle cose, magari prima ero interessato a un tipo di arte, adesso ad esempio più o meno mi sto avvicinando all'arte dell'Ottocento, della pittura, soprattutto in Abruzzo, c'è un museo bellissimo a Pescara che ho visitato proprio di recente, Museo dell'Ottocento che ora metteremo il nome così tanto. che mi ha affascinato molto. Ho fatto un giro veloce perché dobbiamo fare delle riprese lì dentro e allora e questa cosa mi... Bellissimo museo. Sì, 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 Bellissimo. sì, soprattutto la ritrattistica. Ecco, una cosa che mi interessa adesso in Mm. modo particolare sono i ritratti perché alla fine la cosa più interessante, spesso la cosa più interessante è lo sguardo, no? Lo sguardo, il viso, capire la psicologia di una persona attraverso lo sguardo. E il ritratto in questo senso lo trovo una cosa particolare. E invece queste foto che hai selezionato, che hai scelto, è da tanto che avevi scelto queste fotografie, che volevi parlare di queste fotografie. Sì, è da E... tanto, saranno 5 minuti che... Questa è stata un'intervista un po' improvvisata, diciamo così, un Va po' bene. contropiede ti ho preso. Dimmi qualcosa, di cosa volevi parlare, di questo Mi progetto? rifaccio un attimo velocemente Sì. al discorso del ritratto.
Perché tempo fa feci un piccolo progetto insieme al gruppo di Confusioni, questa mostra che si faceva a Lanciano. Sì. E avevo uno spazio mio, ero in una stanza e fotografavo tutte le persone che venivano a visitare la mostra. E giorno per giorno io queste foto le aggiornavo e le proiettavo in continuazione nello spazio dove mi trovavo. Avevo scelto uno schema di luci molto semplice, molto piatto, quasi da ritratto da fototessera, mettiamo. Mhm. Le facevo completamente in bianco e nero, spogliavo le persone del colore e ho costruito questo piccolo microcosmo che ho chiamato album di famiglia, dove persone di ogni tipo, da ogni tipo di provenienza, le ho messe insieme e ho costruito un piccolo mondo. Questa idea mi è venuta fuori ripensando ad un evento che sostanzialmente la NASA a un certo punto, lanciando uno di questi Voyager lontanissimo, fece girare questo satellite verso la Terra e fece scattare una foto. Avvenne una foto che si chiama Pale Blue Dot. La riflessione fu questa, che questo piccolo puntino azzurro che si trovava perso nell'infinito del niente era la casa di tutti quanti, e tutta la storia che conosciamo, tutte le persone che conosciamo, tutto quello che la vita è stata è in questo piccolo puntino azzurro. E io ho voluto replicare in un senso di comunità questo racconto, mettendo insieme foto di persone sconosciute tra loro, ma effettivamente siamo tutti parenti, tutti insieme, quindi ho creato l'album di famiglia. E in copertina, tra l'altro, ho messo proprio per estendere, diciamo, questa cosa non solo alle persone, al genere umano, ma anche agli animali. Ho messo in copertina il ritratto di un cane. Mi vuoi parlare anche di quest'altro invece progetto a cui hai pensato di farmi conoscere, di farci conoscere? Allora, quest'altro progetto che si intitola Danae, l'ho fatto diverso tempo fa, è una serie di 6 immagini Sì. che ho scattato al calare del sole sulla spiaggia con una modella. Ehm, è una piccola sequenza, una specie di sequenza tra virgolette cinematografica. Mi sono immaginato questa creatura che nascesse dall'acqua, dalla spiaggia, dall'acqua del mare Mhm. e prendesse vita, coscienza di sé e, e niente, proprio scorrere della vita, a un certo punto incontra un personaggio misterioso che, come vuole nella mitologia, è Zeus. Ma non vado avanti oltre nella storia, mi fermo nel momento in cui Danae incontra Zeus. Sì. È un po' un esercizio, anche se non mi piace questa parola, esercizio di stile, ma non è proprio così. Perché non ti piace la parola esercizio di stile? Perché la parola esercizio di stile è come se fosse una giustificazione a qualcosa a cui uno non sa dare un vero e proprio Ah, significato ok, ho capito. delle volte. E quindi cosa ho fatto? Ho cercato delle immagini mosse, ho cercato di dare un senso pittorico allo scatto, quindi immagini mosse, ho utilizzato il bianco e nero, poi in post-produzione un pochino ovviamente ho lavorato sui contrasti, cercando di mascherando, tirando fuori delle cose. E poi nella stampa ho scelto una carta opaca perché mi dava ancora più questo senso di nascita, perché poi c'è questo corpo lattiginoso che viene fuori dalla scena un po' più scura e questo contrasto mi piaceva molto. Poi ci sono dei particolari dell'acqua che si muove, che crea dei filamenti biancastri. C'è una foto in particolare in cui si intravede il sorriso, si vedono i denti, ma uno ci deve fare un pochino attenzione e lo deve andare a cercare. Ecco, ho Ma il lavorato così. formato era piccolo, era grande? Come le stampate queste? Le ho stampate,
70, Sì, 50-70. 50-70, esatto. Su carta opaca, matte, non mi ricordo qualcosa, non mi ricordo che. Anche perché lo stampate un po' di tempo fa. Sì. L'ho sposta diverse volte, l'ho sposta a Pescara, l'ho sposto, vabbè, qui a Lanciano, non è che ho fatto tantissime mostre, se non nel periodo appunto confusioni. Mhm. Ehm, Scusa, perché a me mi è rimasta impressa questa cosa dell'esercizio di stile? Ok. Ma no, cioè, esercizio di stile però vuol dire anche sperimentare, secondo Sì, me, vuol dire anche, tu dici, magari uno dice così perché non sa dove sta andando, però io penso che quando si sperimenta non è esattamente, cioè magari una persona che ha le prime armi sperimenta tipo, mo faccio delle cose e vedo che ci esce, sì. quando una persona invece lo fa da anni, quando sperimenta, No, cioè, certo. l'approccio è diverso, cioè nel Certo. senso non è Sì, in sì, sì, balia sì. del Allora, risultato. quando ho scattato quelle fotografie là, già avevo lavorato con il mosso e avevo cercato delle cose. E in questo progetto in particolare, l'esercizio di stile è stato nel cercare il mosso giusto, le foto giuste, Ho capito. le pose giuste, la luce giusta, insomma, un complesso ovviamente di scelte. In questo senso, esercizio di stile, sì. E se invece ti dovessi chiedere appunto la tua foto a cui sei più legato in assoluto, cioè proprio la foto che tu dici questa in qualche modo parla di me, oppure questa è la storia che più mi tocca, oppure questa è quella che mi emoziona di più, lo so che È difficile, è forse ce ne tosta. sono un paio. Una velocissimamente te la descrivo, Sì. che è un proseguo del progetto di album di famiglia che ho portato anche a Roma, e quindi ho fatto a Roma, mi sono messo a Piazza Vittorio con le luci, con il fondale, mi stavo in mezzo alla piazza. E quel giorno mi ricordo che piovve e si presentarono due clochard a farsi fare la foto, il ritratto, e quindi c'era una in particolare di uno dei due che si mise in posa a fare delle facce buffe, capito? E c'è stato questa connessione con lui che mi piacque tantissimo. Mi sono divertito molto a fare questa foto. È È bello una detto, foto spontanea, divertito. sì, Mi sì, sì. piace, cioè divertimento. È stata una foto molto spontanea, io non mi aspettavo che loro si presentassero, capito? Magari mi aspettavo, che ne so, passanti, invece sono venuti loro tutti bagnati, fantastico. Bello. E poi una foto a cui sono legato, che ho scattata molto tempo fa, è Sì. Fiori di campo, Mhm. e descrive l'amore in senso più puro possibile, non legato a- al sesso uomo-donna, donna-donna, uomo-uomo, insomma comunque l'amore puro, quindi indifferente il fatto che nella foto appunto sono ritratte due donne che stanno insieme. Mhm. E- Però nella delicatezza del momento e il fatto che in modo casuale ci fosse un lenzuolo con dei fiori e anche il fondo della stanza in cui stavamo, insomma un motivo floreale, mi ha fatto pensare a questo titolo, Fiori di campo, perché appunto Perfetto per questa foto in realtà. sì, perché poi i fiori di campo rappresentano quanto di più diverso c'è no? Nel campo, non c'è un solo tipo di fiore, ce Certo. ne sono tantissimi, tutti diversi, tutti bellissimi, capito? E sanno di purezza, sanno di una cosa Sì, sempre... spontanea. Avevo iniziato a fare tutta una serie di ritratti cercando di cogliere sempre più di più l'essenza del viso della persona che mi si trovava di fronte, che ho fatto fino a un paio d'anni fa più o meno, poi mi sono bloccato. Ma perché anche questa cosa del ritratto? Tu, ho capito che adesso ti interessa tanto, ma Sì. cioè, cosa vedi nel ritratto? Cioè, è una questione di storia che c'è sotto, è una questione di connessione con le altre È persone? una questione di connessione, Ah, esatto. Cioè, mi intriga il fatto di riuscire a cercare di cogliere nel momento dello scatto, nel dici momento tu, scatto, tant'è che non è che scatto ovviamente una sola foto, però scattando, parlando con il soggetto, il sì. soggetto, entrando in relazione, piano piano si liberano, magari impercettibilmente, però piano piano viene fuori la persona, capito? Quindi a un certo punto c'hai lo scatto, quando ce l'hai lo sai e dici, ah, eccola. E secondo te questo rapporto che poi, o questo momento, questo
questa luce negli occhi che si crea, quella cosa anche lì di magia, diciamo così, quanto poi una persona che vede la fotografia riesce a cogliere. Cioè, è solo per pochi, cioè i pochi che magari sono dentro il mondo fotografico che si accorgono di No, determinate cose? no, io non faccio le cose per i pochi. Eh, Ovviamente la fotografia la utilizzo come un mezzo per creare una connessione personale con la persona che ritraggo. sì. Ma questa cosa poi viene fuori, si vede, e non è che bisogna essere degli esperti di storia dell'arte o che ne so, di avere conoscenze approfondite sulla tecnica fotografica o conoscere perfettamente la fotografia. La cosa che mi interessa è che chiunque possa avere la sensazione di aver colto qualcosa. Chiunque. Bene, perché ovviamente le immagini sono per tutti, l'arte è per tutti. E secondo te c'è un bilanciamento tra l'estetica della fotografia, cioè nel senso proprio l'impatto visivo, la potenza dell'immagine di per sé e poi più che altro l'empatia quasi Mm. che si crea, cioè quella connessione che dici tu tra chi guarda e cosa guarda, cioè quanto è il bilanciamento? Cioè un 50 e 50? Cioè quanto la parte estetica della fotografia La in parte, confronto alla parte la- emozionale della fotografia, cioè com'è? C'è un rapporto. Quant'è questo rapporto? Non lo so, cioè mo mi vengono delle domande così. Allora, è una domanda interessante perché mi vengono in mente diverse fotografie scattate anche in modo così casuale che magari esteticamente non hanno un grosso impatto, però hanno una potenza di racconto, di Ah, narrazione molto forte. Adesso non ricordo il nome dell'autore, mannaggia a me, però c'ho in mente una fotografia in particolare di questa cosa. vabbè, me la dirai, ce la scrivo così, che racconta questo, quindi Che questo. racconta questo, perché uno guarda la foto e dice sì, ma questa è una foto sbagliata, però se tu la guardi bene c'è Mm. molto racconto dietro, c'è un racconto di un disagio, un racconto di una vita e in questi pochi elementi che vengono mostrati anche in modo abbastanza casuale, come se tu stessi usando, che ne so, le vecchie macchine per telefono Kodak, quelle Sì, usa e getta, capito? E gli dà un senso particolare, quindi probabilmente l'effetto estetico è determinante sotto il punto di vista di tecnica del racconto. mm, Non si può prescindere dal fatto che utilizzare un mezzo fotografico è un mezzo tecnico, quindi la tecnica è un modo per liberarsi dei limiti nel racconto, capito? Quindi conoscendo la tecnica tu sei libero di poter raccontare bene le cose. quindi comunque ha la priorità, cioè nel Certo, senso che sì, sì, bisogna sì. avere la tecnica, perché parlavo con Paolo Dell'Elce questa cosa che lui mi diceva, perché la tecnica sta venendo a mancare. Certo. È interessante, cioè nel Certo che la senso. tecnica sta andando a mancare perché ehm, l'utilizzo ad esempio del telefonino non consapevole, come se fosse un aspirapolvere, Sì. ormai lo fanno tutti, cioè tutti lo usano in questo modo, quello che capita dentro scatto. Mm. E quindi è un uso non consapevole, cioè l'ingegnere che ha progettato il telefono, che ha fatto tutto l'algoritmo che si trova nel chip che ti processa la foto l'ha fatta l'ingegnere, non l'ha fatta. Però conoscendo, sapendo come funziona il telefono, tu puoi modificare, viziare il telefono perché funzioni come tu dici. E però questo lo puoi fare solo se poi a priori conosci la Sai quello tecnica, sai quello che stai e facendo. sai cosa vuoi soprattutto, Esatto. che a volte uno E sa fare le cose ma non sa cosa vuole fare, quindi eh. ecco lì inizi a sperimentare a caso perché non sai bene cosa vuoi Però fare. magari cercando trovi. Cercandolo, ma Eh. infatti c'è qualcuno che diceva le prime 10 fotografie, in realtà qualcuno di molto famoso, ma ora non mi ricordo, cioè le prime 10.000 fotografie sono così, giusto per rodare, Sì. così per iniziare a capire Sì, sì, che sì, si vuole fare, sì. poi dopo si inizia veramente a fare le fotografie. Eh, Sì, sì, magari ci vogliono anni prima che... Anni di anche in cui poggi una macchina, non pensi più alla macchina fotografica, pensi a tutt'altro, poi la riprendi e il bagaglio di vissuto, il bagaglio culturale che tu incameri e poi si riversa nello scatto, no?
Spesso, le foto che hanno questa cosa dietro le percepisci, dici wow. Però pensi che ci sia bisogno, no, in realtà pensi, come ho detto, come se fosse una domanda collegata, in realtà è una cosa che mi è piombata nella testa, cioè c'è bisogno di fotografia oggi ancora? I fotografi indubbiamente servono, come servono i pittori, come servono i poeti, come serve l'arte in generale. Il fatto che il mondo è disattento su queste cose, è disattento alla sensibilità, disattento alle anime fragili. Bisogna cercare di preservare questo tipo di cose, questo tipo di persone, perché fanno di noi umani. Fanno di noi l'umanità. Se ci buttiamo soltanto su denaro, soldi, devo arricchirmi, devo vivere bene e non devo vivere la vita, ci disumanizziamo. E quindi l'arte serve a umanizzarci. Direi che io solitamente le finisco male le interviste, ma con questa frase, cioè con questa cosa finale che hai detto detto una cosa molto bella e quindi io adesso taccerò piuttosto che fare una battuta. Ti sei incartato? Ah, la vuoi rifare? No, vabbè. L'arce Finirà così. Adesso finisco così e taglio. Io le faccio queste cose. La ridico, ok? Cioè, l'arte serve a umanizzarci. Ah. Si vede che io sto ridendo. Vabbè, spero che metterai tutte queste cazzate. Le mettiamo perché viene fuori anche l'aspetto più certo, umano, è divertente. Divertente, che fa parte delle persone, delle cose. Grazie Marzio. Grazie a te.